Buongiorno da Desenzano. L'idea di oggi è, con questo libro che ho trovato in biblioteca, mostrarvi alcuni punti, in modo specifico il Porto Nuovo e il Porto Vecchio, come erano diversi oggi rispetto a come li ho trovati allora qua. Io partirei proprio dal Porto Nuovo, poi andiamo a vedere il Porto Vecchio e vi farò vedere che passava anche la ferrovia, quindi passava il treno al Porto Vecchio. Ora questo è l'Hotel Mayer e proprio davanti abbiamo il Porto Nuovo. Questo Porto Nuovo che adesso vedete, mi alzo un attimo, che vedete così, questa è la zona, vedete? Allora, è stato realizzato, ora ve lo dico, e intanto guardate com'era all'inizio del Novecento, quindi è interessante, no? Vedere, essere qui con il libro e vedere il porto ora e il porto com'era. Quella è la banchina. E questo porto è stato realizzato, come leggo qui, all'inizio del Novecento, siamo circa nel 1911. Anzi, il porto con le banchine di legno è stato realizzato, come leggo qua, nel 1889, quindi quello che abbiamo visto prima, ed è poi stato realizzato nel 1931 il porto come lo vediamo oggi, quindi di cemento. E voglio farvi notare come erano eleganti all'epoca. Guardate anche questa macchina, e ne parlavo proprio col mio barbiere l'altro giorno, parlando di queste fotografie, dato che lui è nato proprio qui, e mi ha detto sta cosa che mi è rimasta impressa, e mi fa: non avevano neanche uno, erano poverissimi, però la giacca quando uscivano la mettevano, quello che naturalmente non succede oggi. Però adesso voglio portarvi al Porto Vecchio per farvi vedere che passava il treno. Intanto lì parte, sapete che erano più affascinanti quelli di una volta, guardate che belli, vedete, rispetto a quello. Cioè, vedere una scena di oggi, no? Oggi adesso c'è ancora poca gente perché è mattina, però se voi venite qui tra qualche ora sono le 8 del mattino, e venite qui più tardi, c'è un sacco di gente e tutti insomma vestiti un po' a maniche corte, cioè, giustamente, però che non lo so, però non c'è, manca quell'eleganza che si vedeva qui, rivedendo. Va bene, adesso andiamo a vedere il, il, il Porto Vecchio. Intanto vi do anche un'immagine da questa parte, così vedete rispetto a come abbiamo visto prima com'è. E di là c'è il Porto Vecchio, adesso andiamo a vederlo e vi faccio vedere che differenza c'era rispetto ad oggi. Quello alla mia sinistra è l'Hotel Mayer, che è il più storico di Desenzano. Ora andiamo di là perché il ponte che vedete là davanti, adesso lo inquadro, quel ponte lì non c'era, ma passava la ferrovia. Andiamo a vederlo. Beh, intanto che cammino vi faccio vedere anche com'è suggestivo quelle palme qua, però adesso vedremo dopo com'è rispetto adesso. Allora, questo è il Porto Vecchio, lì c'è un palazzo veneziano, naturalmente sapete, no, che dal 1428 fino al 1700 circa c'è stata la dominazione veneziana, quindi naturalmente si vede. E adesso vi faccio vedere com'era. Intanto mi siedo qua e vi do questa prospettiva del porto. Ora, da qui a com'era, ora lo vediamo nel libro, una prima fotografia. Io qua sono praticamente, allora, dovrei girarmi dall'altra parte perché, sì, perché vedete, devo andare dall'altra parte per farlo vedere, perché non sono nell'angolazione giusta. Aspettate che mi sposto di là e mi metto nella giusta angolazione, così lo paragoniamo. Allora, intanto che giro,
così vedete anche un po' il posto. Quella lì davanti a me, l'ho detto già molte volte, Piazza Malvezzi, ma non ne parliamo oggi, voglio concentrarmi sui porti, perché altrimenti il video viene molto lungo, quindi faremo anche dei video specifici di Piazza Malvezzi, Piazza Matteotti, della parte sopra, del castello, degli alberghi come erano una volta, come lo chiama qua nel libro, bellissimo, il servizio all'ospite. E dopo vi faccio vedere che quel ponte non c'era, lì passava la ferrovia, che è interessantissimo. Questo è il palazzo in stile veneziano e questo porto è stato realizzato 1400-1500, però considerate che nel 400-500 non c'era nulla qua intorno e non c'era neanche queste banchine di cemento, era soltanto, non so come chiamarla, una fossa per far arrivare l'acqua e fare in modo che le imbarcazioni arrivassero. Col tempo, poi ne parleremo, hanno costruito il porto e hanno costruito poi queste case in parte che all'inizio erano case e magazzino portuario, e quindi le due parti principali di Desenzano erano questo, tanto mi sposto che arriva il furgone, erano questo porto e Piazza Malvezzi era chiamata la piazza già nel 400-500, e poi c'era la parte sopra dove c'è il castello, ma ne parleremo in un altro video. Ora se io mi metto qua, vi faccio vedere, vedete, allora, questa è la parte che io ho qua davanti, però adesso c'è la pianta, non si vede bene, forse mi devo spostare di qua e ingrandisco un attimo, ok, quindi ecco, è arrivato proprio il furgone giusto, ma vabbè, non fa niente. Ecco questo, lo vedete? Non c'era nulla, era così. Questa è una foto del 1907 e come vedete c'era anche un bel barcone in arrivo. E di là, questi portici, dove non si vede all'interno perché cosa ci fosse qualche bottega, e adesso sono quei portici là. Ingrandisco così vedete tutta quella zona. Ora però voglio farvi vedere una cosa interessante, senza che il libro mi cade in acqua, e invece quella parte là è com'era, perché non c'era quel ponte. Eccola, quindi vedete non c'era quel ponte, cerco di ingrandire, non c'era quel ponte lì, ma era così, perché passava la ferrovia. Questa è una foto del 1937, qui anche un po' più ingrandita, vedete, vista da un altro lato, e faccio notare anche le macchine dell'epoca, e lì passava la ferrovia, quindi era una ferrovia che collegava Desenzano, Lonato, Castiglione, soprattutto per il poco turismo che c'era e per i lavoratori. Poi qui sempre, lì dietro c'è Piazza Cappelletti, arrivava un altro treno che collegava la stazione di Desenzano e portava giù le persone, erano circa 2-3.000 metri, ora non ricordo esattamente, di linea ferroviaria, e portava le persone da Desenzano, dalla stazione là in alto, fino a qua giù. E ho letto, infatti non lo sapevo, che tutta quella zona di là e il parcheggio, forse l'avete sentito, si chiama parcheggio Maratona, perché di lì passava proprio questa ferrovia che collegava la stazione di Desenzano Alta alla parte bassa, e la gente del posto, visto che era un tratto molto lungo, dicevano che era una maratona. Ma una maratona perché? Perché questo treno, andando in salita, al ritorno non ce la faceva, quindi si bloccava, la gente doveva scendere, doveva spingere, ed era proprio, dicevano, ma è una maratona fa sto treno qua, e quindi ecco perché là si chiama parcheggio Maratona. Bene, adesso in chiusura io mi siedo lì su quella panchina davanti al porto, non bevo ancora il caffè perché è presto, di solito lo bevo verso le 11 perché ho appena fatto colazione a casa, e vi faccio un po' vedere alcune fotografie di Desenzano da questo libro, panchina che è stata occupata, quindi mi metto qua, vi faccio vedere, proprio sono qua, mi metto qua, che bello, davanti al porto, sperando che il libro non vada in acqua.
altrimenti devo ricomprarlo per la biblioteca. Questo è il libro e io l'ho trovato in biblioteca qua a Desenzano, ce ne sono tanti. E mentre scorriamo queste bellissime immagini, questa è un'immagine molto bella iniziale del libro, dove si vede l'Hotel Maier che abbiamo visto prima con questi bellissimi battelli da turismo, ed era molto molto affascinante. Ora non so se perché le fotografie storiche sono sempre più affascinanti, però vedendo il posto, insomma, la gente comunque non mancava c'era, e forse non c'era il superfluo che c'è oggi, forse è diventato troppo commerciale, no, oggi il posto. E vediamo se faccio vedere un po' di scena di vita di Desenzano, anzi vado alla pagina delle cartoline. Poi avrete notato che qua a Desenzano c'è, qui ecco, tra fatica e festa, questa è una giornata al bar, Birreria del Sole, dopo il lavoro. Noto sempre gli uomini comunque, ora non so se siano vestiti più così per la fotografia, ma io non credo, probabilmente c'era proprio questo modo di vestire. E come ho detto all'inizio, come diceva il mio barbiere, non aveva neanche uno, però mettevano la giacca. Ora, se avete notato, nel parco di là, poi vi metto un'immagine, c'è una ferrovia, c'è una carrozza di un treno, no? La motrice, e è stata donata dallo Stato, non è la motrice originale che passava di qua, ma è semplicemente stato un dono dello Stato per ricordare che qui passava il treno. Poi mi sono anche dimenticato di dirvi che lì, ora ve lo faccio vedere dal libro, facevano i tuffi. All'inizio del Novecento c'erano le gare di nuoto, vedete. Qui io sono proprio seduto, vedete, la posizione è la stessa. Ho questa visuale, vedete, e qua si riesce a vedere, vedete, si tuffavano, vedete, non riesco ad avvicinarmi, sono proprio qua davanti. Questa è la stessa visuale che si ha da qua, no? Vedete, e lì davanti è come si presentava una volta, vedete. Ora adesso vi faccio vedere un po' di cartoline qua. Ecco, queste fotografie dell'inizio del Novecento, siamo nel 1933, questo è il primo servizio di bus, e questi i primi servizi di taxi che c'erano a Desenzano. Qui sempre una vista del porto, siamo sempre all'inizio del Novecento, del porto nuovo dove eravamo prima, sempre molto affascinante, e qui sempre un battello che parte, inizio del Novecento. Bene, allora ci sarebbe molto da raccontare, perché veramente questo è un bel libro e parla di tutto a Desenzano. Questa è soltanto una piccola fetta della torta, metaforicamente parlando, di Desenzano che vi ho fatto vedere. Poi ci sono tante altre zone che hanno subito dei grandissimi cambiamenti dall'inizio del Novecento ad oggi, e magari farò dei video specifici per parlarvene, e spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video.